ed è stata un'esperienza di partecipazione mai vista in Italia. Il referendum riguardava un tentativo che era stato fatto dal governo di allora di rendere obbligatoria la privatizzazione dell'acqua e di tutti i servizi pubblici. Il governo aveva approvato una legge che imponeva a tutti i comuni di privatizzare tutto, e qui diciamo questa legge andava direttamente contro il movimento dell'acqua, che da molti anni era in campo e aveva anche presentato una legge di iniziativa popolare. Il movimento dell'acqua nasce nel 2003, quindi nasce 8 anni prima, e c'erano già tantissimi comitati in tutto il paese. E quindi quando il governo ha approvato la legge che obbligava la privatizzazione, noi abbiamo fatto una consultazione popolare dentro il movimento dell'acqua, chiedendo se bisognava fare il passaggio sul referendum e anche sul quesito, cosa volevamo riguardasse il referendum. Per cui si è costruito a quel punto un comitato che aveva tutto il movimento dell'acqua, più si sono aggiunte anche altre associazioni, reti, e anche con il sostegno di alcuni partiti politici. Il referendum riguardava 2 domande. La prima era per togliere l'obbligo alla privatizzazione, quindi per abrogare la legge del governo, e la seconda era per togliere dalla tariffa che i cittadini pagano la parte che riguardava il profitto dei privati. Quindi noi da una parte volevamo impedire l'obbligo alla privatizzazione, dall'altra far diventare il servizio idrico, la gestione dell'acqua, un servizio dove non si possono fare profitti. Il risultato del referendum non è stato applicato, non solo, i governi che sono arrivati hanno a poco ripreso la strada della privatizzazione. Questa volta lo fanno senza dirlo. Mentre il governo di allora aveva detto voglio privatizzare l'acqua, questi governi privatizzano, ma in silenzio, senza dirlo. Lo fanno attraverso tante piccole leggi che non obbligano i comuni a privatizzare, ma danno incentivi, danno soldi ai comuni che privatizzano e tolgono finanziamenti ai comuni che non privatizzano. Il movimento per l'acqua continua a esserci anche in tutto il paese, ovviamente è un po' più debole, meno forte di prima, e sta cercando di portare avanti la battaglia su diversi punti. C'è la battaglia per spingere i comuni a rendere pubblica l'acqua, c'è la battaglia per far rispettare il voto e anche siccome molte società adesso stanno tagliando l'acqua a chi non può pagare, allora c'è la battaglia per il diritto all'acqua, quindi per evitare il distacco dell'acqua, e ci sono un po' tutte le battaglie anche per la tutela della risorsa dell'acqua. Quindi il movimento dell'acqua continua, è meno forte di prima perché con la crisi la gente fa fatica nella vita quotidiana e soprattutto fa fatica a capire perché, avendo votato, non ha ottenuto l'applicazione del referendum. La battaglia deve continuare perché se non si lotta, l'acqua finisce in mano ai privati, i cittadini la pagheranno molto di più di adesso e soprattutto avremo la gestione dell'acqua e di tutti i servizi fatta per il profitto e non per garantire i diritti ai cittadini. Per cui le tariffe aumenteranno, verranno fatti gli stacchi dell'acqua, quindi i cittadini avranno dei problemi veri sulla privatizzazione dell'acqua. La battaglia è ancora aperta
e non che è chiusa. Della terra, io sono come sono e faccio come posso, ma mi vergogno di quanto mi costa un posto dove contare qualcosa, sì, contare qualcosa per il figlio